Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, sono sicuro, vi appassionerà tanto quanto appassiona me, Sandokan. E non parliamo solo del Sandokan che conosciamo, quello interpretato dal mitico Kabir Bedi, ma di una nuova versione, un vero e proprio reboot che sta facendo impazzire l'Italia e che vede come protagonista una delle attrici turche più amate del momento, Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Sandokan sta per rinascere e lo fa con una ventata di freschezza e modernità, mantenendo però intatto lo spirito avventuroso e romantico che ha reso questo personaggio un'icona intramontabile. In questo video analizzeremo insieme tutto quello che sappiamo finora su questo progetto ambizioso, dai dettagli del cast alla trama, passando per le prime immagini trapelate dal set. Ma prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, dove parleremo di serie TV, cinema, viaggi e tutto ciò che mi appassiona. Prometto che non vi annoierete. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel vivo dell'argomento. Sandokan, un nome, una leggenda. Creato dalla penna di Emilio Salgari, questo pirata gentiluomo ha fatto sognare intere generazioni, con le sue avventure esotiche, i suoi amori impossibili e la sua lotta per la libertà. Il Sandokan di Kabir Bedi è impresso nella memoria di tutti noi, un simbolo di coraggio, lealtà e fascino irresistibile. Ma i tempi cambiano e le storie hanno bisogno di essere raccontate in modi nuovi, per raggiungere un pubblico più ampio e giovane. Ecco perché questo reboot è un'operazione così interessante. Si tratta di un progetto ambizioso, prodotto da Lux Vide, la stessa casa di produzione che ha realizzato successi come Doc, Nelle tue mani e Leonardo. L'obiettivo è quello di creare una serie TV che sia fedele allo spirito originale dei romanzi di Salgari, ma che allo stesso tempo sappia parlare al pubblico di oggi, con un linguaggio più moderno e dinamico. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un'interpretazione che tenga conto delle sensibilità contemporanee, pur rispettando l'essenza del personaggio e del suo universo. E qui entra in gioco Neslihan Atagul, l'attrice turca, diventata famosa in Italia grazie a serie di successo come Kara Sevda e Sefirin KZ, è stata scelta per interpretare il ruolo di Lady Mariana Gillenk, la perla di Labuan, l'amore impossibile di Sandokan. Una scelta che ha fatto subito discutere, ma che a mio parere è estremamente azzeccata. Neslihan è un'attrice di talento, capace di interpretare personaggi forti, indipendenti e con una grande profondità emotiva. Sono convinto che saprà dare a Lady Mariana una nuova dimensione, rendendola un personaggio ancora più sfaccettata e interessante. Non sarà semplicemente la damigella in pericolo, ma una donna con una propria voce, una propria forza e un proprio destino. Un personaggio che si farà amare per la sua intelligenza, il suo coraggio e la sua capacità di ribellarsi alle convenzioni del suo tempo. Ma chi interpreterà Sandokan? Ebbene, il ruolo è stato affidato a Can Yaman, un'altra star turca che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. La coppia Neslihan Atagul e Can Yaman è esplosiva e sono sicuro che la loro chimica sullo schermo sarà uno dei punti di forza di questa nuova serie. Yaman, con il suo carisma e la sua prestanza fisica, sembra perfetto per incarnare il pirata malese. La sfida sarà quella di rendere giustizia a un personaggio così iconico, portando sullo schermo la sua rabbia, la sua determinazione e il suo romanticismo. La combinazione di questi due talenti turchi promette scintille e un grande successo di pubblico. Si tratta di una scommessa audace, ma che potrebbe rivelarsi vincente, portando una ventata di novità e freschezza in una storia che conosciamo a memoria. Ora, parliamo un po' della trama. Anche se i dettagli sono ancora top secret, sappiamo che la serie sarà ambientata nel Borneo del XIX secolo e racconterà le avventure di Sandokan, un principe malese che ha perso il suo regno e che si è trasformato in un pirata per combattere contro il dominio coloniale britannico. Ovviamente, al centro della storia ci sarà anche l'amore tormentato tra Sandokan e Lady Mariana, un amore contrastato dalle differenze sociali e culturali, ma anche dalla guerra e dalla violenza. La serie esplorerà anche i temi della giustizia, della libertà e dell'identità culturale, portando sullo schermo le lotte dei popoli oppressi contro il colonialismo. Non sarà solo una storia d'amore e avventura, ma anche un affresco storico che ci farà riflettere sul nostro passato e sul nostro presente. Le riprese della serie sono iniziate da poco e si stanno svolgendo in diverse location spettacolari,
tra cui l'Italia e il sud-est asiatico. Le prime immagini trapelate dal set ci mostrano scenari mozzafiato. Costumi sontuosi e un'atmosfera esotica e avventurosa che promette davvero bene. Si percepisce un grande impegno nella ricostruzione storica e nella cura dei dettagli, elementi fondamentali per rendere credibile e coinvolgente una storia come quella di Sandokan. Dalle foreste lussureggianti del Borneo alle spiagge incontaminate, dalle città coloniali ai villaggi indigeni, la serie ci trasporterà in un mondo lontano e affascinante, ricreato con grande maestria e attenzione ai particolari. I costumi, in particolare, sembrano essere stati realizzati con una cura maniacale, riflettendo la ricchezza e la diversità delle culture che si incontrano e si scontrano in questo contesto storico. Un altro aspetto che mi incuriosisce molto è la colonna sonora. Chi si occuperà di dare un'identità sonora a questa nuova avventura? Sarà una colonna sonora epica e suggestiva, capace di evocare le atmosfere esotiche del Borneo e di sottolineare le emozioni dei personaggi? Non vedo l'ora di scoprirlo. Immagino una colonna sonora che mescoli elementi della musica tradizionale malese con sonorità occidentali, creando un mix unico e coinvolgente. Una musica che ci faccia sognare, emozionare e vibrare insieme ai protagonisti della storia. Spero che i compositori sapranno cogliere l'essenza del romanzo di Salgari, creando una colonna sonora che diventi un classico, proprio come la serie originale. Ma al di là degli aspetti tecnici e produttivi, quello che mi interessa di più è l'impatto che questa serie potrà avere sul pubblico. Credo che Sandokan sia una storia che ha ancora molto da dire, una storia che parla di coraggio, di libertà, di amore e di giustizia. In un mondo sempre più complesso e incerto, storie come queste ci ricordano l'importanza di lottare per i nostri ideali e di non arrendersi mai, anche quando tutto sembra perduto. Sandokan è un eroe imperfetto, un uomo con le sue debolezze e le sue paure, ma che riesce a superare i propri limiti per difendere ciò in cui crede. Un modello positivo per le nuove generazioni, che hanno bisogno di figure di riferimento che ispirino loro coraggio e determinazione. Inoltre, il fatto che la serie sia interpretata da attori turchi può contribuire a promuovere una maggiore conoscenza e comprensione tra culture diverse. La Turchia è un paese con una storia e una cultura ricchissime, e le serie TV turche stanno riscuotendo un successo sempre maggiore in tutto il mondo, grazie alla loro capacità di raccontare storie coinvolgenti e universali. Questa nuova versione di Sandokan potrebbe essere un'occasione per avvicinare il pubblico italiano alla cultura turca, superando pregiudizi e stereotipi. Un ponte tra due mondi, un'opportunità per scoprire nuove prospettive e nuovi orizzonti. Ma non dimentichiamo che la scelta di attori turchi potrebbe anche aprire un dibattito interessante sull'appropriazione culturale e sulla rappresentazione delle minoranze etniche nei media. Sarà importante che la serie sia realizzata con rispetto e sensibilità, evitando di cadere in cliché e stereotipi dannosi. Un'occasione per riflettere sul ruolo della televisione nella costruzione dell'immaginario collettivo e nella promozione di una società più inclusiva e rispettosa delle diversità. Sandokan non è solo un personaggio letterario, ma un simbolo di ribellione e di resistenza contro l'oppressione. La sua storia, ambientata in un contesto storico ben preciso, può ancora oggi ispirare movimenti di liberazione e di lotta per i diritti umani. La serie potrebbe quindi avere un impatto sociale e politico, sensibilizzando il pubblico su temi importanti come il colonialismo, il razzismo e la discriminazione. Un'occasione per riflettere sul nostro passato coloniale e sulle conseguenze che ancora oggi si fanno sentire in molte parti del mondo. Insomma, le premesse per un grande successo ci sono tutte. Sandokan rinasce con Neslihan Atagul e Can Yaman ha tutte le carte in regola per conquistare l'Italia e il mondo intero. Non resta che aspettare l'uscita della serie e vedere se le nostre aspettative saranno confermate. Personalmente, sono molto fiducioso e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Credo che questa nuova versione di Sandokan possa essere un'occasione per riscoprire un classico della letteratura italiana e per avvicinare le nuove generazioni a una storia che ha ancora molto da dire. Questa serie potrebbe anche rappresentare un'opportunità per il rilancio del turismo in Malesia e nel Borneo, grazie alla visibilità che darà a questi luoghi affascinanti. Un'occasione per scoprire le bellezze naturali e le ricchezze culturali di questa regione del mondo, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. E non dimentichiamo l'importanza del merchandising. Sono sicuro che la serie genererà un'ondata di prodotti a tema Sandokan, dai giocattoli ai libri, dai vestiti ai gadget di ogni tipo.
Un'occasione per i fan di collezionare oggetti legati alla serie e per le aziende di sfruttare il succo esso del personaggio per incrementare le proprie vendite. Un fenomeno che potrebbe riportare in auge un personaggio che sembrava destinato a rimanere confinato nel passato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo parlato del nuovo Sandokan, del cast, della trama, delle location e delle aspettative che questo progetto suscita. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche informazione interessante. Grazie mille per avermi seguito fino alla fine. Spero che abbiate trovato questo video interessante e che vi abbia incuriosito quanto me questo nuovo progetto su Sandokan. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa nuova versione di Sandokan? Siete contenti della scelta di Neslia Natagul e Ken Yeoman come protagonisti? Avete qualche aspettativa particolare per questa serie? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sentire cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti sempre nuovi e interessanti. Un grande abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!